Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre 2024. Ok, ragazzi, abbiamo la carta della morte. Periodo di rigenerazione per quello che riguarda le relazioni, gli amori, le passioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e sempre nella descrizione del video trovate il link per l'iscrizione al nuovo corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi guardate i video che vi interessano e poi per ogni informazione aggiuntiva mi scrivete un'email. Bene, ragazzi, le previsioni per il primo semestre del 2025 sono già online, trovate tutto nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Partiamo con un 9 di pentacoli. Abbiamo un 7 di pentacoli. 5 di spade. 10 di bastoni, cavaliere di bastoni, regina di bastoni, abbiamo la carta del giudizio e un 2 di bastoni. Devo dire tanti bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta e poi vi darò i messaggi per i single, le relazioni di lunga data, le relazioni fresche, quelle complicate, un po' tutto. Allora, andiamo a vedere. Partendo da questo 9 di pentacoli, devo dire che c'è come una sorta di soddisfazione e anche una carta collegata all'indipendenza, alla forza caratteriale. Andiamo a vederlo. Mago, metto qua sopra. Anzi, lo metto qua sotto, mi piace di più. E re di denari. Ho come l'idea che qualcuno parta da una posizione ben determinata. È una presa di posizione, cioè per esempio, vi faccio un esempio, se foste single, ipotesi, è come se fosse no, basta con la prossima persona che incontro, le regole saranno X, Y e Z. Come un prendere una posizione. Andiamo a vedere 7 di pentacoli. Regina di coppe e ruota della fortuna. 7 di pentacoli è una carta che indica un'attesa, è come se qualcuno stesse aspettando nel mese di dicembre che qualche tipo di dinamica di comportamento cambi. Secondo me da parte di qualcun altro, non è la vostra dinamica di comportamento che deve cambiare, ma la dinamica di comportamento di qualcun altro. Andiamo a vedere il 5 di spade. 3 di spade. Eremita.
C'è un senso di solitudine, qui ragazzi, che potreste vivere nel mese di dicembre, come una sorta di confusione mentale, potrebbe essere con questo tre di spade una sofferenza piuttosto che un sacrificio. Potrebbe essere un sacrificio considerato che abbiamo l'eremita. L'eremita è qualcuno che si spoglia di tutto quello che ha e inizia come un percorso solitario, no? Andiamo a vedere il 10 di bastoni, 2 di coppe, e 3 di pentacoli. Se per caso foste in una situazione dove vi dovete separare, legalmente intendo, con questo 2 di coppe mi fa ben sperare che riusciate a trovare un accordo in armonia. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Allora abbiamo un 2 di bastoni e un asso di spade al contrario. È come se si stesse andando in una certa direzione senza sapere tutto. È come se qualcuno di voi aspettasse questo cambio o stesse semplicemente in attesa di qualche tipo di movimento da parte di una persona esterna, dicendo ok, tu fai quello che vuoi, io vado avanti per la mia vita, però in realtà questo andare avanti per la vostra vita è un po' a tentoni. È perché non avete tutti i dati, non avete tutte le informazioni necessarie per fare la scelta migliore per voi. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 2 di pentacoli. Appeso. E di nuovo il cavaliere di bastoni. Dunque, abbiamo una carta di sospensione e una carta di attesa, sono un po' due carte di fermo. 7 di pentacoli l'appeso. Quindi ho come la sensazione che qualcuno nel mese di dicembre possa essere in attesa per qualche tipo di cambio, per qualche tipo di movimento, per qualche tipo di proposta, per qualche tipo anche di premio economico, considerato che abbiamo la ruota della fortuna. Però ho anche la sensazione, ragazzi, che qualcuno vi farà aspettare, che vi manterranno quieti, cioè vi diranno delle cose solo per farvi star tranquilli. In realtà il senso di solitudine nell'eremita lo sento piuttosto forte. Andiamo avanti, andiamo a vedere la carta del giudizio. Sette di bastoni e temperanza. Con la carta del giudizio ci può essere una comunicazione, una rivelazione, un qualche tipo di comunicazione o di notizia che in un certo senso potrebbe riportare equilibrio all'interno della relazione, come se quello che prima non sapevate con questo asso di spade al contrario, verso fine mese diventasse palese, diventasse una presa, magari non è proprio una comunicazione nel senso che qualcuno ve lo dice, ma siete voi che vi rendete conto di determinate cose, probabilmente di tutto questo movimento di aspettare che le cose cambino, aspettare che un altro prenda la decisione, aspettare che questa persona vi dica quando potete vedervi. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Fante di spade e 8 di spade. Credo che la situazione non cambierà molto da come siete adesso alla fine del mese. C'è come una sorta di indecisione con questo 2 di scusate. C'è come una sorta di indecisione con questo 2 di bastoni e con il fante di spade. Ho come l'idea che starete in osservazione,
Il giudizio lo sento molto collegato con la carta della morte qui, perché ci può essere come una rinascita di un ideale, di un obiettivo. È come se rivedeste, cioè entro la fine del mese vi toccherà rivedere o dovrete prendere consapevolezza che le cose non erano come voi pensavate o che non riuscite insomma ad avere quello che volete. Quindi un po' come un... Arriva questa notizia, ok, quindi da qui in avanti che cosa faccio? Perché le cose con questo 8 di spade non le vedete tanto positive, eh? L'otto di spade è sempre una carta di auto boicottaggio, è una persona che vede più nero di quello che effettivamente è. Quindi non è escluso che siate voi ad essere un po' pessimisti, un po' negativi e che in realtà le cose non siano così male, come le vedete, diciamo così. Allora ragazzi, partiamo da chi è single. Devo dire che ci sarà del movimento, potrebbero esserci addirittura due persone, secondo me. Mm, può anche essere tre, che vi susciteranno un certo tipo di interesse o per le quali, insomma, sarete, con le quali sarete coinvolte in questo mese di dicembre. Ci sono come degli atteggiamenti molto diversi da parte di queste persone. Una di queste magari potrebbe sembrarvi più aperta a livello emotivo, ma meno a livello di azione, cioè come se fosse una persona con la quale vi trovate bene, però poi alla fine, quando è ora di agire, questa persona non si muove. Mentre con l'altra persona sento molto più divertimento, molto più voglia di scoprirsi, voglia di giocare, però è come se non fosse del tutto chiara. Mm. Se avete già qualcuno in testa, allora devo dire che un'energia, perché secondo me è più di una persona, però un'energia, prendete quello che vi risuona, è ferma. Cioè è come se fosse una persona che avete già conosciuto o magari qualcuno che anche avete iniziato già a frequentare, anche se lì io la considero comunque una relazione, però c'è come una sorta di fermo da parte dell'altro o dell'altra. E secondo me vi porta un po' fuori, nel senso, ma cosa faccio allora? Però a fine mese con queste due carte devo dire che non vi sento come se agiste o come se piuttosto rimanete, diciamo, in disparte e è come se diventaste osservatori delle dinamiche di comportamento all'interno di questa relazione tra voi e l'altra persona. Se foste in una coppia, se la coppia è giovane, vabbè, iniziamo subito col dire che per qualcuno sento come se ci fosse un vuoto all'interno della relazione. Ehm, è come se uno dei due stesse sempre ad aspettare che l'altro si decida. Mm. Ed è per quello che qualcuno potrebbe effettivamente essere solleticato da una terza persona. E qui vedo voi che potreste essere solleticati da una persona fuori dalla coppia. È solo un essere solleticati, non è niente di più per adesso. Però comunque sì che ci potrebbe essere qualcuno fuori che vi stimola. 4 di coppe. Credo che sia una persona che non prendete in considerazione come un eventuale partner. Per quello che riguarda Allora, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione da tanto tempo, ma che non va tanto bene. Allora, innanzitutto mi casca l'occhio qua sulla carta della morte, come se ci fosse una rigenerazione. Può essere una rigenerazione a livello di coppia o a livello di, boh, ritorno single, anche se la sento più come la prima, eh. Poi c'è un tema, ragazzi, per quello che riguarda le coppie, di cui voglio parlarvi. E il tema è che qualcuno vicino a voi, può anche essere proprio il partner romantico se non è solo la conoscenza, ma ho come l'idea che stiano cercando di manipolarvi, e vi dico proprio manipolarvi perché abbiamo l'asso di spade al contrario, abbiamo il mago al contrario, il 5 di spade, il 3 di spade. Tutto mi dice che qualcuno sta cercando di
farvi credere qualcosa, allora, per qualcuno potrebbe essere per arrivare ai vostri soldi, e anche se magari non avete capitali, però state lavorando, potrebbe esserci qualcuno come se avesse intenzione di approfittare della vostra generosità. Quindi, al mese di dicembre chiudete i rubinetti, non prestate soldi a nessuno e non pagate le bollette per nessuno. E, e questo 8 di spade sento che è proprio per tutte quelle persone che sono in una relazione che non è chiara. Credo che con il giudizio arriverà, cioè è come il, ok, col fante di spade, mi arriva la comunicazione del giudizio, mi arriva la presa di consapevolezza, osservo con il fante di spade se veramente è come io penso, come io credo, e poi lo sento come se fosse una conclusione questo 8 di spade, cioè, boh, non si può fare niente, le cose sono così, non ho potere di cambiare, anche se comunque vi dicevo che è una carta di autosabotaggio, quindi più lo pensiero che la realtà dei fatti, però come l'idea che rivaluterete, e da qui la morte e la rigenerazione, una relazione, un certo tipo di legame che avete con una persona. Se prima eravate quelli che aspettavate, da un certo punto in avanti, sento che diventerete più osservatori che persone in attesa. Cioè, sì, ok, sto lì, sto fermo, però intanto vedo come ti comporti, ti metto alla prova, ti sfido. Ragazzi, sì, però fatemi sapere perché qui, se non è una manipolazione a livello economico, cioè nel senso che stanno cercando di in qualche modo approfittare della vostra generosità, potrebbe essere un qualche cosa inerente a una casa, se per esempio state conoscendo una persona ehm, che magari ha delle difficoltà anche, no? Non è che vedo convivenze, però sì, è come se ci fossero. Fate attenzione, allora io una casa la vedo. Potenzialmente se siete di quelle coppie che un po' che si frequentano e vogliono fare il passo successivo, io effettivamente un progetto insieme lo sento, lo vedo, ma il punto qual è? Fate bene i conti prima di fare qualsiasi passo, perché qui nel mese di dicembre c'è un tema con i soldi, per quello che riguarda la relazione che state avendo, la relazione romantica che state avendo, c'è qualche tema. Mm? E se per caso state aspettando la tredicesima, la quattordicesima per riuscire a fare quel regalo, per riuscire a. Più che altro, se voi aspettate i vostri soldi per accontentare qualche capriccio o necessità dell'altra persona, ecco, questo non lo sento sano, ecco, perlomeno nel mese di dicembre. Ok? Per chi fosse in una relazione a tre, o visto che comunque prima ragazzi ho un po' parlato di quello che era la relazione a tre, vi dico, potreste venire a scoprire delle cose durante il mese di dicembre, potrebbero essere cose non belle, se non sono cose che vi dicono, come vi dicevo prima, sono cose di cui prenderete consapevolezza con la carta del giudizio. Però io ho come l'idea che non cambieranno molto le cose, ragazzi, cioè la vedo come un momento un po' deludente, soprattutto vedendo tutte queste carte di manipolazione, è come se vi stessero mettendo in attesa. Guarda, questo fine settimana non posso, vediamo se riusciamo il prossimo o al massimo quello dopo ancora. E se è una situazione che si riperpetua nel tempo, cioè che ogni mese fate fatica a vedervi o ogni settimana si fa fatica a vedersi, è come se vi venisse qualche dubbio, qualche sospetto che la persona lo faccia apposta. Ed è un po' l'andamento di dicembre, secondo me. Andiamo a vedere un oracolo di questi qui e poi andiamo a vedere un koan. Wow, carta numero 29.
È interessante come la persona abbia come una sorta di costruzione con i suoi capelli sopra la testa e le coprono anche un po' gli occhi, come se avesse una maschera. Questa carta vi parla del lavoro delle zone d'ombra ed è come il porto a galla tutte quelle che sono le mie paure, i miei dubbi, le mie insicurezze e le integro, le elaboro e le integro dentro di me. E poi abbiamo la carta numero 17 che è la carta della compassione e qui si tratta di avere compassione degli altri con passione, vivere la passione con qualcuno, condividere la passione, ok? Che sia una passione bella, gioia, che sia una passione brutta, tristezza, la compassione è condividere la stessa emozione, no? Anche se poi c'è mi viene quasi da dire un legame con la comprensione, cioè io posso essere compassionevole solo se comprendo. Però questa carta non è riferita solo alla relazione che state vivendo o agli altri. Sento che questa carta è riferita anche a voi. Abbiate compassione di voi stessi. Ogni volta che noi facciamo una scelta, la facciamo perché pensiamo di essere nel giusto. Abbiamo un certo tipo di consapevolezza e prendiamo le decisioni con quella consapevolezza. Mesi dopo, anni dopo, quando si ha un'altra consapevolezza, è facile dire avrei potuto fare, avrei potuto dire, sarei potuto andare. Bene, andiamo a vedere ancora un koan per concludere la lettura. Fa quello che vuoi e non perché devi. Il senso del dovere. Non avete un 6 di spade, comunque. No, stavo pensando alle credenze limitanti. È come se doveste chiedervi questa cosa qua. Voglio farla io veramente? La mia verità qual è? Oppure la faccio perché devo, perché qualcun altro si aspetta? Qui c'è anche un 10 di bastoni, un lasciare indietro i pesi e le aspettative degli altri. Potrebbe anche essere il lasciarsi indietro un'aspettativa di coppia, perché qualcuno decide di continuare magari a essere amici con interesse piuttosto che una coppia reale. E dipende dalla situazione di ognuno poi. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi abbia aiutato, vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Per sapere i temi che vado via via trattando potete curiosare nelle playlist con le copertine lilla, che sono quelle dedicate agli abbonati. Ci sono 4 playlist e sono numerate in ordine cronologico di visualizzazione. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!